La rubrica di colore rosso, quella dedicata agli scrittori contemporanei, sta sempre di più salendo in termini di numero. E mi sto accorgendo che sto trattando sempre, quasi sempre, scrittori che sono adorati dal pubblico. E anche in questo caso non fa eccezione lo scrittore di cui parliamo oggi, Cormac McCarthy. Ma perché è così amato, oltre che dalla critica, anche dal pubblico? Tra le tante ragioni che possono motivare il suo successo, ne voglio portare una, quella che mi interessa trattare in questo canale, e cioè il modo di scrivere. Ciao, io sono Amedeo, in questo canale parlo di letteratura e oggi parleremo proprio dello stile di scrittura di Cormac McCarthy. Che cosa salta all'occhio quando si leggono le pagine, infatti, di Cormac McCarthy? Beh, può sembrare banale, ma una delle prime cose che si notano è che lo scrittore sembra proprio avere una sorta di antipatia verso la punteggiatura. Un'antipatia rivolta soprattutto a tutti quei segni di interpunzione che non sono il punto o la virgola, e già la virgola la usa con una certa parsimonia. Apparentemente dico, può anche passare come un capriccio questo. Lo dice anche lui stesso nell'unica, anzi, intervista che ha lasciato da una conduttrice americana, Oprah Winfrey, dove ha definito, no, tutti quei segnetti, come le virgolette, i punti e virgola, degli strani segnetti che inquinano solamente la pagina. I dialoghi, per esempio, non vengono messi tra virgolette. Non mi ricordo di aver mai visto un punto esclamativo. I punti di domanda ci sono solamente perché certe volte magari le domande possono essere ambigue, e in inglese, perfino in originale, non mette nemmeno l'apostrofo nella negazione dei verbi. E capita anche che gli scrittori in erba, che sono ipnotizzati come tutti da questo modo di approcciarsi all'ortografia, ne vengano subito attratti e cerchino di imitarlo. Io sconsiglierei di farlo perché è un modo di scrivere talmente proprio di Cormac McCarthy che chiunque provasse a copiarlo, ecco, sarebbe solamente una brutta copia. Anche perché vorrei contraddirlo, l'autore, non è solamente il fatto che si tratti di strani segnetti. Questo processo di scarnificazione della prosa ha, secondo me, una radice molto più profonda, di cui questa essenzialità nella grafia è solamente la manifestazione più superficiale. Infatti, a un livello superiore della prosa ci sta, e i più accorti di voi mi avranno già anticipato, la sintassi, e la sintassi di McCarthy è uno dei suoi mezzi espressivi più potenti. Questa successione di frasi coordinate, cioè tutte della stessa importanza, che si susseguono in maniera impietosa per far emergere gli aspetti più crudi e violenti della realtà. Non è solo la frase singola però che può costituire un enunciato, anche tutto un libro da sé è un gigantesco enunciato, e il messaggio di un libro viene spesso collocato per somiglianza con altri libri all'interno di un genere letterario, ed esattamente come l'ortografia, esattamente come la sintassi, anche per quanto riguarda il genere letterario, Cormac McCarthy avvia questa sorta di processo di pulizia delle parti inutili. E infatti i libri di McCarthy è apparentemente facile collocarli assieme ad altre opere per quanto riguarda il genere letterario, perché sembrano appartenere a un genere letterario classico. La strada è un romanzo distopico, Meridiano di sangue è un western,
oppure No Country for Old Men non è un paese per vecchi, perlomeno all'inizio ha in comune molte caratteristiche con un giallo. Sapete che a me interessano molto questo genere, non perché ne sia appassionato di per sé, ma perché ogni grande scrittore che si è approcciato a questo genere lo ha modificato dall'interno per parlare d'altro, per parlare della letteratura più in generale. E anche McCarthy fa questo. Llewellyn Moss, infatti il protagonista di Non è un paese per vecchi, arriva all'inizio proprio della storia su una scena del crimine, che è una trattativa per droga finita in una sparatoria. Ruba il bottino e fugge, e lo sceriffo Bell, che è l'inquirente, il detective, arriva solamente in ritardo sul luogo del delitto, e così per tutto il libro arrancherà sulle orme dei due protagonisti, Llewellyn Moss e Anton Chigurh, senza poter, essendo di fatto impotente di fronte al loro scontro. Non è un paese per vecchi, è forse l'esempio più facile che mi viene in mente, forse perché lo conosco di più, ma anche voi, leggendo o ripensando alle opere di McCarthy, provate a notarli questi richiami e distacchi dal genere letterario di appartenenza. Questo perché a McCarthy pare proprio che la letteratura non interessi a livello di costruzione di nuove regole, ma proprio di smantellamento di regole già esistenti. Tutto ciò conformemente alla realtà che vuole rappresentare, la realtà priva di qualsiasi sovrastruttura morale o sociale che sia. Solo in questo tipo di realtà emerge la dimensione autentica della vita, una dimensione che è prettamente violenta. Più forse delle singole storie di McCarthy, infatti, sono memorabili i personaggi. Anton Chigurh, l'ho citato poco fa, il giudice Holden di Meridiano di Sangue, oppure anche il protagonista di Child of God, sono personaggi violenti e memorabili perché violenti. Ed è come sempre comodo cercare di giustificare le azioni di questi personaggi, si tratta della rappresentazione della volontà di potenza o del male assoluto. Ecco, io come al solito, per partito preso, scoraggio queste interpretazioni che cercano in ragioni esterne al testo quello che all'interno del testo succede. Da come la vedo io è semplicemente una forma di comodità, cioè ci accomodiamo in una spiegazione, mentre secondo me la spiegazione di questi personaggi non deve esistere. È proprio funzionale alla costruzione della loro immagine terribile. Impacchettare l'origine della violenza all'interno di una spiegazione è comunque renderla confortante in un certo modo. E in pratica la stiamo rendendo esterna a noi, altra da noi. Mentre, e ciò emerge tra le righe, in alcune descrizioni delle pagine di McCarthy, la violenza è una componente intrinseca della vita, che convive in maniera stupefacente a fianco agli aspetti magari più luminosi. Bene, io credo di aver detto tutto. Come al solito in descrizione e tra i commenti trovate altro materiale di approfondimento sullo scrittore in questione, Cormac McCarthy. Se il video vi è piaciuto fatemelo sapere, oppure condividetelo tra gli appassionati come voi di letteratura. Io vi saluto e a presto.